Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Lara Fabian. Questa canzone si intitola Je t'aime, è la sua canzone. Dovrebbe essere in un concerto a Parigi del 2001, me l'avete consigliata in diversi, quindi ascoltiamo subito. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi andiamo avanti con il commento. Ah là, vous m'avez pris de court, là. D'accord, petite fille, en moi, souvent te recommander. Presque comme une mère, tu me voudrais me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais écrire. Allora, impressionante il fatto che canti il pubblico, tra l'altro così intonato. Non è facile che una folla di un certo tipo, insomma così grande, rimanga così intonato, diciamo. Ovviamente conosco la canzone, avete visto che lei come è rimasta sorpresa. Chi mi ha dato questo suggerimento mi ha anche detto che sarebbe stato difficile commentarlo, questo brano, questa esibizione, sia per l'emozione che offri, sia per il fatto che sia stato poco da commentare. In realtà non è vero, non credo affatto. Andiamo avanti. Comunque, bellissimo. Comme une star au cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. Effettivamente è difficilissimo cantare piangendo, perché l'emozione appunto è più forte della tecnica in certi casi, e soprattutto perché è difficile appunto intonare, utilizzare le corde vocali come si deve fare quando si canta se si sta piangendo, ovviamente. Lei però è talmente brava che riesce comunque a cantare qualcosa, ma è anche brava perché, essendo sopraffatta dall'emozione come appare, è una persona umile, una persona comunque spontanea nonostante la sua tecnica, per cui si tira indietro e effettivamente, se sente che non è in grado di fare le note come dovrebbe, eccetera, lascia cantare il pubblico che effettivamente sta cantando più di lei in questa canzone. Andiamo avanti. Quand je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux d'un seul un frère, est le gardien avoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat.
je t'aime comme ça. Nonostante l'emozione, nonostante non riesca a cantare perché sta piangendo, eccetera, ha comunque una padronanza di sé eccezionale, perché è una grande artista, e quindi guardate come riesce a giocare con il canto che fa il pubblico, perché anche quando fa il coro, no? Dove dice Je t'aime, aspetta che il pubblico dica la sua parola, il suo pezzo, e lei ritarda molto, come se stesse appunto giocando musicalmente con il pubblico che sta cantando bene, intonato, quindi ha questa prontezza di spirito di fare questa cosa nonostante le emozioni. Vediamo ora che entrano gli altri strumenti. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Ah, sì. Diciamo subito una cosa che viene proprio giusta in questo momento, no? La differenza tra ascoltare una musica in una traccia registrata, un disco, di vedere un video o di essere in un concerto. Per fare un esempio, quello che intendo io, anche solo tecnico, quando si insegna a qualcuno che vuole scrivere, vuole imparare a scrivere, a fare una descrizione, gli si dice sempre, quando descrivi un luogo, un oggetto, cerca di inserire all'interno della descrizione eh, caratteristiche che abbiano a che fare con tutti i nostri sensi, non solo visivamente come il luogo, ma magari anche i rumori che ci sono, magari anche gli odori che ci sono e magari anche il tatto delle superfici. E questo rende quella descrizione molto più emotiva, molto più interessante per chi legge e più coinvolgente. È la stessa cosa che capita quando uno ascolta una canzone a casa oppure va a un concerto. Se io ascolto una canzone a casa, quello che sarà sollecitato sarà il mio udito. Se vedo un video, magari anche la vista oltre all'udito, come facciamo noi in questo momento. Ma se io vado a un concerto, è immensamente più grande la comunicazione che passa e le emozioni che provo, perché ci sono anche l'olfatto, c'è il tatto delle persone che ho intorno, ci sono tutta una serie di, diciamo così, eh, sì, di percezioni di altri sensi oltre all'udito e oltre alla vista che rendono molto più ricca quell'esperienza per chiunque assista a un concerto. Tralasciando anche il discorso della connessione che c'è tra cantante e spettatore, anche solo a livello tecnico, anche l'ambiente fa questo effetto. Quindi per quello sono convinto che appunto le esperienze dei concerti dal vivo a qualunque livello, anche in un bar, ascoltare un gruppo diciamo magari poco conosciuto, comunque ci dà emozioni differenti dall'ascoltare musica nelle cuffie o tramite un video. Ditemi cosa ne pensate nei commenti.
Ovviamente iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, consigliatemi altre esibizioni di Lara o di altri artisti, condividete se potete e mi raccomando, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!